Afrocinema è una rassegna innanzitutto cinematografica che non si ferma alla proposta di titoli, ma ogni serata è caratterizzata da un talk con ospiti della cultura, un cortometraggio nell'idea di promuovere anche l'arte emergente e un lungometraggio. Poi dalla seconda edizione, quindi dall'ingresso del sostegno dei fondi dell'8 per 1000 dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, anche un concorso e dei workshop. Abbiamo deciso di sostenere il progetto Afrocinema perché con Pietro Turano, il curatore della rassegna, condividevamo innanzitutto una visione, quella di creare uno spazio fecondo in cui si creasse innanzitutto una partecipazione attiva tra gli spettatori, ma non solo, anche con i giovani professionisti che il cinema lo voleva fare. Afrocinema è nato dal desiderio di costruire uno spazio a Roma di cinema queer, questa è stata la prima cosa, ma che potesse essere anche uno spazio che partisse dall'idea di riappropriarsi dello spazio culturale preesistente. La scelta di questo nome un po' irriverente, un po' forte, provocatorio, perché anche quello è riprendersi il linguaggio, riappropriarsi delle ferite della nostra comunità per ricostruire dei percorsi di liberazione. Condividiamo innanzitutto gli ideali dell'inclusione e dell'approfondimento. Ogni film che è all'interno di Afrocinema, che è programmato all'interno della rassegna, è preceduto da un incontro di approfondimento che per noi è molto importante, perché permette di raccontare da un lato il percorso di un regista, che per noi cinefili è molto importante, ma anche aprirsi a un altro tipo di dialogo su una particolare tematica, su un particolare periodo storico, su una particolare vicinanza con un ideale, una comunità, eccetera, eccetera. E soprattutto abbiamo capito che questo successo, questo desiderio di far parte di Afrocinema dipende dal fatto che le persone sentono di non avere questo tipo di spazi e che sono assetate in un certo senso di un luogo dove venga promossa la cultura non mainstream, ma soprattutto che quei luoghi siano luoghi di scambio fra pari. I workshop sono stati organizzati a settembre, hanno avuto una risposta molto positiva da parte del pubblico. Per 2 giorni abbiamo avuto il cinema e la sala pieni di ragazzi molto interessati a tutto quello che accadeva. Abbiamo avuto un sacco di professionisti, dalla produzione alla distribuzione, a registi che hanno raccontato com'è lavorare nel cinema, da dove hanno cominciato. Il supporto dei fondi dell'8 per 1000 dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai sono stati semplicemente fondamentali per rendere concreto il modo in cui immaginavamo fin dall'inizio Afrocinema. Quindi questa partecipazione, questo sostegno ci ha semplicemente permesso di trasformare una rassegna di cinema, cioè delle serate di bellissimo cinema, in quell'opportunità di far sì che un semplice progetto diventasse lo spazio fisico e anche immateriale dove le persone possano incontrarsi e creare arte, vedere arte, conoscersi fra loro e immaginare la propria arte come un'arte possibile. La cultura e per noi il cinema innanzitutto non è una forma solo di intrattenimento, ma è anche uno strumento di conoscenza dell'altro, di un'altra cultura. L'esperienza delle sottoculture, diciamo, fuori dalla cultura mainstream è un'esperienza liberatoria non solo per le persone di cui parla, ma per tutte le persone, perché ci dà la possibilità di immaginare oltre le cose che abbiamo dato per scontato. Speriamo, ci auspichiamo che si possa creare, come dire, uno spazio di riflessione per una società più inclusiva, più umana e, come dire, più pacifica possibile, ecco.